Buonasera a tutti e grazie per esservi collegati all'ultimo appuntamento Nature. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi Richard Katz, il fondatore della linea dei californiani. Questa sera esplorerà le ultime 6 formule composte flourish che non sono state trattate nel precedente webinar, quindi Sorgente di Luce, concentrazione e lucidità mentale, Sonno Ristoratore, femminilità, energia e forza del cuore e gioia per bambini. Se vi fa piacere potete lasciare attivo la videocamera, così avrò modo insomma di vedervi e di sentirvi più vicini a voi. Come sempre vi chiediamo di scrivere le vostre domande in chat su Zoom e su Facebook, così gliele leggeremo alla fine del webinar. Grazie mille a tutti e buona visione. So Richard, it's your turn. You have been introduced. Okay, so welcome to everyone. Benvenuti a tutti. And today we're going to talk about the flourish formulas. E oggi parleremo delle formule flourish. And I started sharing some of these in January, but today we're going to complete the story. Abbiamo già iniziato a parlarne a gennaio, ma oggi completiamo il ciclo con le formule mancanti. But I'm going to give you a little background about how these formulas came about. Ma vi voglio dare una piccola, diciamo, panoramica di come siamo arrivati a comporre queste formule. Because working with flower essences is very much a matter of choosing the particular essences that are right for a person at a particular time. Che lavorare con le essenze floreali significa scegliere delle essenze particolari che possono essere adatte ad una specifica persona in un momento particolare della sua vita. But we found there were many situations where it just wasn't possible to make an individualized formula. Però abbiamo capito man mano che lavoravamo che era impossibile fare magari una formula specifica per ciascuno. So these are situations, for example, where we have a group of people that we're treating. E per esempio quando si trattano un gruppo di persone, questa è un'occasione. We made many donations in situations of natural or man-made disasters. Abbiamo per esempio fatto molte donazioni in casi di disastri naturali o di situazioni, diciamo, a livello collettivo pesanti. Back in the 1990s, the genocide in Rwanda, we had donations to people who were working there. E per esempio negli anni 90, in occasione del genocidio del Ruanda, abbiamo fatto delle donazioni di essenze floreali alle persone che lavoravano in quel contesto. Or with the attacks in New York in 2001. E lo stesso è avvenuto in occasione degli attacchi alle Torri Gemelle a New York nel 2001. The various hurricanes and earthquakes around the world. Oppure quando succedono disastri di tipo naturale come terremoti o uragani nelle varie parti del mondo. So in those situations, there's not time to make up an individual formula for each person. E quindi in queste situazioni non è possibile preparare una formula individuale ad hoc per ciascuna persona. Furthermore, many people are experiencing the same situation because it's part of the group experience. E quindi molte persone vivono lo stesso tipo di situazione perché fa parte dell'esperienza del gruppo. So we developed these formulas based on the experience of practitioners who are working in these situations. E quindi noi abbiamo sviluppato queste formule basandoci sull'esperienza dei terapeuti che si sono trovati a lavorare in queste situazioni. And we made them as spray formulas because they could be more easily shared that way.
E abbiamo, tra l'altro, le abbiamo realizzate sotto forma di spray perché è più facile utilizzarle in questo tipo di situazioni. So these are some of the formulas like the grief relief or the post-trauma stabilizer. Per esempio formule come il sollievo dal dolore, grief relief, e lo stabilizzatore post-trauma stabilizer. And then we also found that formulas were helpful in situations such as a rape crisis center or serving populations that were in need. E poi abbiamo scoperto che le formule potevano anche essere di grande aiuto, per esempio, in centri, per esempio, per l'assistenza post-stupro o in situazioni gravi. So, in particular, Patricia was in touch with practitioners around the world, showing certain formulas they were using over and over again. E in particolar modo Patricia è stata in contatto con molti terapeuti in tutte le parti del mondo che hanno dimostrato e hanno portato testimonianza sull'efficacia di queste formule. Then we realized that these formulas have a wider use. E poi ci siamo resi conto, abbiamo capito che queste formule hanno anche un utilizzo ancora più ampio. First of all, we're living in a time when crisis is continuous, it seems. Prima di innanzitutto stiamo vivendo in un tempo in cui la crisi è quotidiana, è un elemento continuo. But also there's many people who want to begin with the flower essences, but they don't have access to a practitioner or they don't have the knowledge to make a selection themselves. Oppure ci sono delle persone che vogliono iniziare ad utilizzare i fiori, però non hanno diciamo un terapeuta a cui rivolgersi o non hanno la conoscenza sufficiente per poter fare loro stessi una scelta di quali fiori utilizzare. So we made these formulas available to the general public as a kind of introduction to flower essence therapy. E quindi abbiamo reso disponibili queste formule al pubblico, diciamo, come a titolo, diciamo, di introduzione poi alle essenze individuali. And so what we also found is that experienced practitioners began using these formulas as a beginning process. E poi siamo venuti a sapere che molti terapeuti hanno cominciato ad utilizzare queste formule proprio come primo step iniziale nel trattamento dei loro assistiti. So here we go with the formulas, and ecco, queste sono le formule. Yeah, it's a range of 12. Sono 12 in totale. And in a way, this is building on the success of the Rescue Remedy 5-flower and the YES, which are well known to the public and very accessible. C'è anche la formula con i 5 fiori, che è conosciuta da tutti quanti. And so I want to also tell you about an article that we recently published. E vi vorrei parlare anche di un articolo che abbiamo pubblicato recentemente. Yes, so our dear friend Donatella Tordoni, who's a practitioner in Milano. E la nostra cara amica Donatella Tordoni, che è una terapeuta che lavora a Milano. And she has written an article about the Flourish formulas and how they're used in a practice. E lei ha scritto appunto un articolo sulle formule Flourish e come utilizzarle poi nella pratica. And has very kindly translated this into Italian. E lei è stata molto gentile, molto carina, l'ho tradotto questo articolo in italiano anche. So I've now shared the link to that.
E vi ho condiviso il link a questo articolo. And I wanted just to give you a few highlights of this, because what she said is that the pre-mixed formulas can be a first stage before going to the individualized formula. Vi volevo giusto dire due cose, insomma, a questo riguardo, perché lei appunto dice che l'utilizzo delle formule è un primo stadio, un primo passo, diciamo, prima poi per avviarsi poi all'utilizzo delle formule, delle essenze individuali. Sometimes it's hard to know what to select because the emotions at first are so overwhelming. E dice che all'inizio a volte è difficile sapere che cosa scegliere, quali essenze scegliere, perché diciamo il carico emotivo, emozionale della persona è così travolgente che rende difficile capire. So the client can make a lot of progress with the premix formula to begin with, but then it's clear what the next steps are. Quindi il cliente, l'assistito può diciamo, fare già dei notevoli progressi con la prima formula, diciamo, che viene somministrata, e poi da lì diventa più chiaro quali poi saranno le essenze individuali da scegliere. And you can read more at the link I provided. E potete leggere di più al link che vi ho indicato, che vi ho mandato. There's a case of a woman who used Fearless to overcome panic attacks and cut down on her medication. E viene citato il caso di una donna che ha utilizzato Fearless, la formula Fearless, per gestire gli attacchi di panico e ridurre le medicine che lei assumeva. And another one of the grief formula for a woman who had grief from an incident that happened in her childhood. E un altro caso di una donna che ha utilizzato la formula grief a seguito per un incidente, diciamo, che ha subito nel corso della sua infanzia. So I'm going to do a brief review of some of the formulas I talked about in the January webinars. Quindi faccio un breve, diciamo, carrellata sulle formule di cui abbiamo parlato nel webinar di gennaio. And so these had themes that were related to the pandemic situation. E in queste formule trattano tematiche legate alla situazione della pandemia. Using Fearless and the trauma formulas to develop equanimity and courage. E quindi le formule per gestire la paura e i traumi, per ritrovare l'equilibrio e il coraggio. And then the formulas that help us connect to the source of our own vitality, our healthy immunity, we could say. E poi anche le formule che servono a riconnetterci con il nostro centro vitale, quindi che hanno a che fare con l'immunità e la salute. And then the formulas that help deal with the discouragement that is so easy to feel when we're meeting all of these challenges. E poi quelle formule che ci servono anche ad affrontare tutta questa forte senso di scoraggiamento quando ci troviamo ad affrontare delle situazioni così pesanti. So very briefly, to review, the Fearless is probably the most popular, most used of these formulas. Quindi, giusto per un breve ripasso, Fearless è la formula probabilmente più conosciuta e più utilizzata per appunto affrontare la paura. Just to remind you of what Dr. Bach said about how fear itself can make us more susceptible to disease, to that which we actually fear. E vorrei ricordarvi che il dottor Bach stesso diceva che la paura ci rende proprio più inclini ad ammalarci e magari ad ammalarci proprio della cosa che più temiamo. So this formula helps us not to be in denial of what is a problem, but to
face it with inner strength and serenity. Beh, questa formula quindi ci aiuta a non negare quello che in sé è il problema, ma ad affrontarlo con forza e serenità. And then there's the post-trauma stabilizer. E quindi poi abbiamo post-trauma stabilizer, la forza di recupero. So I think a lot of people will need this after the pandemic restrictions are lifted, because we've been through so much that it affects us later when we are able to relax a little bit. E questo io credo che sia una formula che molti di noi potrebbero prendere dopo che verranno tolte le limitazioni post-pandemia, diciamo, perché è quello il momento in cui poi si possono manifestare i sintomi post-traumatici, e allora in quel caso ecco che la formula ci dà sicuramente un notevole aiuto. Of course, this is used in all kinds of circumstances for individual trauma, people who have been through a fire or a difficult divorce, all kinds of things like that. Poi naturalmente questo tipo di formula è utilizzata in tutte quelle situazioni diciamo che che generano origine, fonti di trauma, le più varie. Può essere una persona che si è trovata in mezzo ad un incendio, piuttosto che una persona che ha affrontato un divorzio. And then there's the active 8, which energizes our will with this red energy. E poi abbiamo la formula activate, attivare, un gioco di parole perché ci sono 8 fiori all'interno e che ci energizza con la forza proprio del rosso. And I know we talk about the light formula for depression, but I also think this one's important to overcome depression. E so che abbiamo anche parlato della formula light, per contrastare la depressione, ma sicuramente anche questa ci può aiutare molto nel contrastare la depressione. One of the things that happens when we get depressed or discouraged is that we feel paralyzed. Una delle cose che ci accadono quando ci sentiamo scoraggiati o depressi è che ci sentiamo paralizzati. So even if we're in a difficult situation, if we feel that there's something we can do, something we can help, some way we can help, then we overcome the feelings of despair. E quindi in queste situazioni difficili, se noi abbiamo la sensazione che c'è qualcosa che possiamo fare, questo già di per sé ci aiuta a superare il momento di disperazione. And this is one of my favorite formulas, all the green flowers. E qui è una delle mie formule preferite, composta solo da fiori verdi. Reminding us that the source of health is in nature herself. E ci ricorda che la fonte della salute sta nella natura stessa. And even though we're taking remedies in bottles, we have to remember that it's our connection with the life force of the earth that's healing us. E anche se noi assumiamo i rimedi tramite le boccette, dobbiamo ricordarci che è la nostra connessione, il nostro collegamento con la natura che in realtà ci guarisce. The magenta self-healer, another color formula full of the healing magenta color. E poi abbiamo il magenta self-healer, un'altra formula ricca di colore, che è appunto il color magenta, che è questo rosa intenso. And this is reminding us that the source of health is also found within ourselves. E questa formula ci ricorda, e i colori ci ricordano, che la fonte della salute è da ritrovare all'interno di noi stessi. The key flower essence here is the self-heal, of course. E naturalmente il fiore chiave all'interno di questa formula è self-heal. Il fiore And this one combines with all kinds of therapies to give us the strength and the inner knowledge that healing is possible. E questa è una formula che si può combinare con tanti altri rimedi per darci la
la consapevolezza che la forza e la conoscenza interiore ci aiutano a guarire. And this grief formula is so important this time when we feel all kinds of loss. E poi abbiamo la formula per il dolore, grief, che è così importante in questo periodo in cui molte persone hanno dovuto affrontare una perdita. Not only loss of life or break of relationships, but loss of the kind of life that we were used to before. Quindi non soltanto la perdita di una vita o la perdita di una relazione, ma anche la perdita del tipo di vita a cui eravamo abituati prima. So now we're going to talk about flowers that help us to uplift us in any situation. E ora invece parleremo di fiori che ci aiutano a sollevarci proprio in ogni situazione. And I want to talk a little bit more about the light formula, even though I included it in January webinars. E vi parlo ancora della formula luce, light, che anche se ne ho già accennato durante il webinar di gennaio. Because one thing I've learned about feeling darkness or depression is that we can't run away from the darkness. We can't cover it with light. Perché una cosa che ho imparato riguardo alla depressione è che la possiamo, diciamo, coprire con la luce. So I want you to understand that this formula is working with a polarity of light and depth, or light and darkness. E una cosa da comprendere riguardo a questa formula è che lavora proprio sulla polarità luce-oscurità. The English word light means both the opposite of darkness, but also means levity or upliftment. E in inglese la parola light ha un doppio significato, perché significa luce, quindi il contrario dell'oscurità, ma è usata anche nell'accezione di leggero, leggerezza. But another way to look at this is through the colors. We have the polarity of the yellow and the blue. E un altro modo di guardare a questa polarità è anche tramite i colori, perché abbiamo la polarità di giallo e blu. So the yellow is what's expansive and brings us out and up. Per cui il giallo è il colore che rappresenta l'espansione, che ci porta fuori, ci estroverte e ci porta su. And the blue, I think you have this expression in Italian also. When we feel blue, we feel depressed or down. E invece il blu, non so se anche voi avete in italiano questa espressione, no? Sentirsi blu, no? Che vuol dire sentirsi depressi in inglese. But it's also more of containment, more of going within oneself. Che però rappresenta una forza, diciamo, di un'energia di contenimento, di raccogliersi su se stessi. So depression can be when we get stuck in the blue, the downward. E quindi la depressione può essere rappresentata quando noi ci sentiamo bloccati nel blu, giù. But the yellow can also be a way of trying to escape. Però il giallo potrebbe anche essere una forma invece di fuga. So the balance between the yellow and the blue is the green. E quindi il punto di equilibrio tra il giallo e il blu è il verde. And the green in this formula is represented by the pine, the evergreen plant. E il punto di equilibrio, quindi il verde in questa formula è rappresentato da pine, pino, che è il punto di equilibrio, che è una pianta sempreverde. And you know pine from the Bach remedies, it helps us to accept the negativity of our experiences. E come voi sapete, da pine nei fiori di Bach è la pianta che ci aiuta ad accettare l'esperienza negativa. And this essence can be for people that have a mood of feeling discouraged.
Quindi questa essenza può andare bene per delle persone che hanno questa sensazione, questo umore, che si sentono sottotono, si sentono scoraggiate. For example, there was a small business owner who felt so overwhelmed by all her responsibilities, and she took this formula. E per esempio c'era una persona che aveva una sua attività commerciale che si è sentita così travolta da tutta la responsabilità che si è trovata a gestire, e questa persona ha assunto questa formula. And she said that she was making time to do the things that she loved, and so that was bringing her a lot of happiness. E ci ha detto che appunto lei ha ritrovato il tempo per fare le cose che amava, e questo le ha ridato felicità. But it can also be for more, say, systemic problems. Ma può anche essere utile per problemi di tipo più sistemico. Another woman who used this formula said that she was sleeping all day long. She didn't have any energy or motivation. Un'altra donna che ha utilizzato questa formula ci ha detto che lei dormiva tutto il giorno, non aveva diciamo né energia né motivazione. So this formula was the first step to kind of bring her back to the light that she could find in her life. E quindi questa formula di fatto ha rappresentato il primo passo per riportarla diciamo alla vita, a sentire la vita all'interno della sua esistenza, la forza vitale nella sua esistenza. Now this is one of my favorite formulas for concentration and mental clarity. E questa è una delle mie formule preferite per la concentrazione e la lucidità mentale. And this can be used, in a situation like studying, attending a webinar. E questa è una formula che può essere usata per esempio quando si studia, oppure quando si frequenta un webinar, or giving a webinar. o quando si tiene un webinar come relatore. But it's also, for sometimes people have a chronic problem of lacking clarity or overuse of the mind. Ma ci sono anche dei casi in cui le persone hanno un problema di tipo cronico, oppure hanno un problema di o mancanza o uso eccessivo della mente. Yeah, one teacher told us that he gave it to some of his students because they always got drowsy and were not paying attention. Per esempio un insegnante ci ha detto che l'ha data ai suoi studenti perché erano sempre come dire, un po' sonnacchi o sonolenti e non prestavano attenzione alle sue lezioni. And he said that they became alert, awake, energized and clear. That sounds wonderful. E ci ha detto che dopo invece erano presenti, attenti, pieni di energia, quasi troppo dopo. One woman who was a healer was starting a new healing center. E una donna invece che faceva la guaritrice ha avviato un nuovo centro di guarigione. So she wrote us and she said, when I was getting this center up and running, my mind was scattered in 50 different directions. E diceva, ci ha scritto e ci ha raccontato che quando ha aperto questo centro la sua mente era dispersa in 50 direzioni diverse. And she said, I found the mindful to be refreshing and rejuvenating. E dice che ho trovato che la formula mindful è stata rigenerante e ristoratrice. So I can't describe to you all the essences in this formula, but I'd like to share a few of the important ones just to give you a feeling of how they work in that formula. Potrei descrivervi tutte le essenze che compongono questa formula, ma scelgo di presentarvene soltanto alcune per darvi proprio la sensazione di che cos'è questa formula. The morning glory is such a beautiful form as the spiral opens up into the funnel. E abbiamo Morning Glory, che è questa forma veramente bellissima di questa spirale che si dispiega alla luce del mattino. And it's an image of this
vital force of the morning that we can feel in our mind and energetic body. Ed è proprio come se fosse la forza del mattino che si dispiega e si manifesta e arriva alla nostra mente e al nostro corpo energetico. And it's very helpful for people that use stimulants and maybe work late at night and need to have this more natural freshness and awakeness of the morning. E è molto utile per coloro che usano stimolanti, che magari lavorano anche fino a tarda notte, che invece come dire, possono beneficiare di questa invece energia naturale del mattino. So just think of awakening to this energy, this beautiful star of the morning glory. Pensiamo a risvegliarci in questa energia bellissima di questa stella che è Morning Glory. And now I'm going to share with you a little video I did of one of the essences in this formula, the cosmos. Ora condivido con voi un breve video su una delle essenze che compongono questa formula, che è Cosmos. Greetings from Terra Flora. This is Richard, and I'm standing here with the beautiful Cosmos flower. Cosmos is one of the FES essences we've developed over the last 4 decades, and it's the flower for speech and thought, how those two integrate in a lively cosmic way. And so let's take a look at this flower, the beautiful Cosmos, which is a member of the Asteraceae family, the composites. That means that it's made of many parts. It has these petal-like ray florets in the beautiful magenta, and then in the center, these wonderful yellow disc florets, many tiny little flowers, all part of one greater unity. And this is really the image of the spiritual individuality of the human being, the higher self, which integrates all the parts of the personality, of our thoughts, of our feelings, into one cosmic unity. And then look at these leaves, so fine and feathery, open to the air and the cosmic light, and then the flower itself, which comes so quickly and blooms here and there in the garden with such mercurial vitality. It's really the perfect picture of this cosmic intelligence, and that's why it's the flower for translation. Also the translation of the language of the soul of nature into the language of the human soul. And that is really the deep work of flower essence therapy. Greetings from Terra Flora. There we go. I want to share with you the media. E ora condivido con voi invece il media. And this is perhaps the key flower essence in mindful. E questa credo che sia veramente l'essenza chiave della formula mindful. And this is a much shorter version of a longer video I made last year. E questa è una formula, diciamo, ridotta di un video un po' più lungo che ho realizzato l'anno scorso. This is Richard, and it's an early Sunday morning, and I'm standing here in front of the media flowers. This is a native wildflower that we've invited to live here on this terrace facing east overlooking one of our ponds. And this is just the perfect time and place to experience media, because just a few hours from now, the media flowers will all close up as the sun comes on them. The flowers gradually curl into the center and look like just little buds until the evening, when they open up again and remain open all night. So here I am with the media plants in the mid-morning. Sun has been shining on these for several hours, and you can see that they're all closed up really tight. So this is quite a different gesture than a lot of flowers like the California poppy, for example, which opens up to the sun, or the St. John's wort blooming just a little ways from here. During the summer sun, it's just totally splayed out
with its petals and stamens open to the wide periphery. And isn't that the feeling of summer? When that heat and light just makes us want to go out into the wide world? But media has the opposite gesture. When all of that centrifugal force, that pulling out into the periphery force that we feel in the summertime, the media comes into its center, it concentrates. And if you look at the flower, it's like a living mandala. This radial form with the dark red center just pulls us right in as we meditate on that. Media is a member of the Asteraceae family, the sunflower and daisy family. This is the flower of the composite. And if you look closely at the center of an Asteraceae family, you see these beautiful intersecting Fibonacci spirals. Beauty, harmony, organization, such an expression of integrity, of synthesis, of wholeness. This is what the Asteraceae family is all about. And then in the media, it's about what is essential, to concentrate and focus our energy, the centripetal, bringing into the center energy to counteract the centrifugal, expanding, distracting energy. And boy, do we need this one today. I certainly need it because we keep forgetting what is important, what is essential, and our attention jumps from one thing to another, and our whole social media and internet is designed to actually use that quality of distraction to grab our attention. And can we bring through meditative focus a centering and a concentration on what is really important? So when we encounter a plant like the media, don't just see it as something external to ourselves, but see it as something that reflects an inner reality that we can experience within ourselves. So what I like to do is to take the image of the media, not the static image of a snapshot, but the movement that coming into the center, and see that in my mind's eye, to see the centering, to feel that coming into that mandala, that red center, that concentration, that focus, and feel that within myself. And then I can experience what the media flower essence brings us, and also the mindful formula that contains the media, how we can be alert and focused and concentrate on what is essential and what is important. So thank you, media, for your gift. So that was a little journey. I hope you enjoyed it. È stato un lungo viaggio, spero che vi sia piaciuto il video. So now we talk about the sleep formula. E ora parliamo invece della formula per il sonno, sleep. And you know, there are many reasons people have problems with sleep. E ci sono molte ragioni per cui le persone hanno problemi con il sonno. So this formula is primarily for those sleep problems that relate to our thoughts and our mental and our emotions. E questa formula è per quel tipo di problemi legati al sonno che originano dalla nostra mente, dalle nostre emozioni. It's the way that we have difficulty letting go of the activity of the day. Quella difficoltà che abbiamo a lasciare andare tutte le attività del giorno, come abbiamo detto. So one of the most important ones is the chamomile. Uno dei componenti principali è camomilla. Of course, we know the chamomile tea, very relaxing. E tutti noi conosciamo l'infuso di camomilla, molto rilassante. But this, as the essence, it relaxes that same stomach, solar plexus region. E come essenza, camomilla va a rilassare
la zona del plesso solare, la zona addominale del plesso solare, where we hold a lot of our emotional tension and agitation. che è una zona dove noi tratteniamo un sacco di agitazione e di tensione emotiva. So that is one of the essences that helps us to let go of the day for sleep. E questa è quindi una di quelle essenze che ci aiuta davvero a lasciare andare quello che è stato durante il giorno per poterci lasciare andare al sonno. So I want to introduce you to California valerian. You might not be as familiar with this one. E vorrei invece qui introdurvi a California valerian, che magari è una pianta che non conoscete. So it's a relative of the European herbal valerian, which is the nervine for relaxing. Ed è una parente della valeriana europea che è conosciuta come rilassante a livello nervoso. It grows up in the high mountains of California. E cresce in alto, sulle montagne, in altitudine, sulle montagne della California. And it really helps us to release the anxiety about the future. E ci aiuta a liberarci dell'ansia per il futuro. To feel calm in our minds. E a rimanere calmi nella nostra mente. So I'll share with you a little video with very relaxing music and some affirmations that Patricia wrote. E quindi condivido con voi ora un breve video con della musica molto rilassante e alcune affermazioni scritte da Patricia. Another important essence is the alpine aster. Un'altra essenza importante è Alpine Aster. And that's because when we sleep, we actually take a journey out of our bodies into the spirit world. E questo perché quando noi dormiamo di fatto compiamo un viaggio al di fuori del nostro corpo all'interno dei regni spirituali. And I think that some hidden reasons why people have difficulty sleeping is they don't want to surrender that physical connection and go into the spiritual world. E io credo che uno dei motivi per cui alcune persone hanno difficoltà a dormire è perché non vogliono lasciare andare questa connessione con il corpo e addentrarsi nel mondo spirituale. So that's where the alpine aster helps in this formula. E quindi ecco a che cosa serve Alpine Aster in questa formula, questa è la sua funzione. So now we're going to talk about some essences that have to do with our relationships and the balance of masculine and feminine. E ora parliamo di alcune essenze che hanno a che fare con le relazioni e l'equilibrio tra la parte maschile e femminile. But also how we can nurture our children. Ma anche di come possiamo fare per sostenere e nutrire, diciamo, i nostri bambini. And I think a hidden aspect of that is that if we don't honor our children, then we're also not honoring the childlike part of ourselves.
perché un aspetto, diciamo, non evidente di questo è che se non onoriamo i nostri bambini, non onoriamo anche il bambino che ci portiamo dentro, la nostra parte bambina. This formula was put together with a number of essences that practitioners have discovered are so helpful for children. E questa formula contiene diversi fiori che molti terapeuti hanno trovato essere estremamente efficaci con i bambini. And I want to share with you one feedback we got, which is very interesting. E voglio condividere con voi un feedback che ci è arrivato che ritengo che sia molto interessante. So one practitioner gave this to mothers whose children were having problems with temper tantrums. With? Tantrums, you know what, when they get Okay. They get angry and act out. Ok, questa è stata data a una madre che aveva problemi con i bambini che continuavano a fare i capricci. But so when she would try to they would try to spray the formula, the children would be resistant. E quando lei cercava di spruzzare la formula, loro resistevano. But when she gave them the formulas to spray themselves, ma quando lei ha dato la formula e gli ha detto di spruzzarsela da soli, they calmed down and they said, "Oh, this is fun." Si sono calmati e hanno detto, ah, ma che bello, è divertente. So often children will ask, "Can I have my spray?" E quindi a volte i bambini arrivavano e dicevano, posso avere il mio spray? Yeah. So the most wonderful flower essence in the formula is the Mariposa lily. Uno dei fiori più fantastici di questa formula è contenuti in questa formula è il Mariposa lily. So rather than talk a lot about it, I wanted to show you this video with this music that gives us the sense of a lullaby. E invece di parlarvi di questo fiore, voglio mostrarvi questo video che è accompagnato da una musica che è un po' una sorta di ninna nanna. So just imagine yourself as a little child being rocked by a loving mother. E quindi immaginate voi stessi di essere un bambino piccolo che viene ninnato da una madre amorevole. Even if the world around seems very rocky and harsh. Anche se il mondo intorno di fatto sembra molto duro e molto duro, insomma. I have to say that the petals of the Mariposa lily are so soft and gentle. What kind of contrast to the rocks where it grows. Devo dire che i petali di Mariposa lily sono così delicati, così soffici, così morbidi e sono veramente un contrasto pazzesco con le rocce e il suolo che circondano il fiore, dove poi cresce il fiore. So I want to share with you about downy avens because you may not be as familiar with this range of light essence. E vi vorrei anche parlare di Downy Avens perché magari non conoscete bene questo fiore della serie Range of Light. Yeah, because the important part of this, the gift of this to the child is that our children are being prematurely developed in their
minds. E il dono di questo fiore consiste nel fatto che allora, i nostri figli subiscono uno sviluppo prematuro, troppo anticipato, diciamo, a livello di mente. Too much screen time, too much computer time before they develop their natural heart forces. E quindi troppo tempo passato davanti alla televisione, ai video, al computer, prima che loro siano in grado di sviluppare le forze del cuore. Hello, this is Richard Katz from FES, and I'm sharing with you the Downy Avens flower, which I recently saw high in the Sierra Nevada mountains here in California. This native wildflower is amazing in how it creates compact downward-pointing blossoms, and only when it goes to seed does it turn upward and open to the air and the light. The name downy refers to the fine hairs which cover the whole plant, particularly the feathery leaves, giving the plant an airy, light feeling. The species name Triflorum refers to the typical trine of flowers. Here you can see two of the flowers in the bud-like downward-pointing stage, and one turned upward as it goes to seed. The flower itself has 5 pink-striped petals tightly clasped by the 5 sepals and small reflex bracts, and only a small opening on the bottom for the pistils and stamens to show themselves. Then when it goes to seed, what we see are the extended swirling styles remaining from the pistils. Thus, Downy Avens embodies a polarity of containment and one of openness, holding itself back until it's ready to express its creative gift. Similarly, the Downy Avens flower essence encourages us to cultivate nurturing heart forces, to bring our creativity to maturity and hold it within before we offer it to the world. These qualities are expressed most beautifully in Patricia Kaminski's affirmation. My head is learning to listen. I slow my pace to find my heart's place. Intelligence ripens into warm wisdom within me. I cherish the world with my knowing heart. Now I'm going to talk about the GRACE formula. E ora vi parlerò invece della formula GRACE, grazie. This was the one that I mentioned had been developed in these clinics treating women who had been abused or raped. E questa è quella formula di cui vi accennavo prima, che è stata utilizzata in questi centri che si occupano di donne che hanno subito abusi o stupri. So these are all essences that are in the lily family or related. E sono i fiori che la compongono, fanno tutti parte della famiglia dei gigli o sono imparentati con la famiglia dei gigli. Yeah, and they're all in the white color. E sono tutti fiori bianchi. So the lily family is very much related to the feminine aspect of our soul. E la famiglia di gigli è strettamente legata all'aspetto femminile della nostra anima. And it's interesting in the Dr. Bach system, the Star of Bethlehem is really the only flower that is at all related to the lilies. E è interessante notare che tra i fiori del Dr. Bach, Star of Bethlehem è l'unico fiore che fa parte della famiglia dei gigli. Because I think in our time we're much more aware of the importance of honoring the feminine part of our souls. Perché credo che nel nostro tempo siamo tutti molto più consapevoli dell'importanza, di quanto è importante onorare la parte femminile della nostra anima. So the Star of Bethlehem brings the nurturing, soothing quality of the divine feminine after trauma. Quindi Star of Bethlehem ci porta le qualità di nutrimento e di supporto del femminile dopo un trauma. And in addition to the Mariposa lily, which you just saw, we have then the splendid Mariposa in this pinkish white color. E prima si parlava di Mariposa Lily,
che è bianco, invece qui abbiamo Splendid Mariposa Lily che invece ha delle tonalità rose. Which helps bring the feminine forces not only to serve one's own family, but the family of humanity. Che è un fiore che aiuta ad utilizzare le forze del femminile non solo per aiutare la propria famiglia, ma per aiutare la famiglia umana. Here's a couple more lilies, the Easter lily or white trumpet lily. E qui abbiamo un altro paio di gigli, da sinistra Easter lily, il giglio di Pasqua, oppure chiamato anche white trumpet lily, giglio della tromba bianca, trombetta bianca. E poi abbiamo Fawn Lily che cresce nei pressi della neve, in montagna. Both of these deal with this sense of femininity as purity or as embodiment, that polarity. Questi fiori hanno a che vedere con il femminile in termini di impurity, you said, Richard? What's that? So the polarity between femininity as purity and as embodiment. E hanno a che vedere appunto con la polarità femminile della purezza e dell'incarnazione. The Shasta lily, which brings the strength of the feminine. E poi abbiamo Shasta Lily che porta la forza del femminile. And then the desert lily, which is this wonderfully fragrant lily in the middle of the dry desert. E poi abbiamo questo Desert Lily, il giglio del deserto, che è un fiore profumatissimo che si trova qua appunto nel deserto, che cresce. Which finds the source of water deep in the earth and brings beauty and harmony where we feel bereft of that. E che trova la sua fonte d'acqua molto in profondità e che ha questa capacità di portarci un senso di bellezza quando invece ci sentiamo totalmente devastati e privi di quell'aspetto. I know Patricia loves this flower essence whenever she travels away from Terra Flora and has to be in airports or other ugly places. E Patricia, per esempio, adora questo fiore, lo prende sempre quando deve viaggiare, perché magari appunto viene a trovarsi in ambienti disturbanti o brutti come gli aeroporti, insomma, o altri posti che non sono terra flora. So most people know the GRACE formula for women, and it is an important women's remedy. Quindi la maggior parte di noi conosce la formula GRACE per l'utilizzo con le donne, sicuramente è una formula importantissima in questo senso. But the star tulip in that formula reminds us that the feminine aspect of the soul is in both genders, in both men and women. Ma Star Tulip, che è presente in questa formula, ci ricorda che l'aspetto femminile in realtà è presente in entrambi i generi, sia negli uomini che nelle donne. And we actually have had the GRACE formula used by men to help them to become more receptive to the women in their lives. E di fatto abbiamo numerosi casi di uomini che hanno utilizzato questa formula e che sono diventati molto più ricettivi nei confronti delle donne presenti nella loro vita. And there was one man who had a career as a firefighter and a rescuer. E c'era un uomo che ha lavorato come pompiere, come rescuer, come prestatore di soccorso, come soccorritore. Very masculine roles. Dei ruoli veramente molto maschili. But he also had the quality of being a healer, and he developed a practice as a massage practitioner and a healer. E aveva anche però capacità di guaritore. Lui ha sviluppato anche questo aspetto, no? Tramite il massaggio, lavorando come massaggiatore e come guaritore.
And he used the grace formula as a way to open himself up to the more nurturing feminine aspect of his being. E quindi lui ha utilizzato la formula Grace proprio per aprirsi a questo lato molto più nutriente, che dà sostegno, che alimenta, no, della parte femminile. So the star tulip speaks to that quality, and I want to share with you part of a video I made on that. E quindi Star Tulip parla appunto di questa qualità, e ora condivido con voi un piccolo video che ho girato su questo fiore. Oh, wrong way. I've been asked, what is my favorite essence flower? There are just so many that I love, but one of my very favorites is the star tulip. I first made this California wildflower essence 35 years ago, right along the bluffs of the Pacific Ocean, gently bathed by the moist sea breezes. The light purple color, the amazing hairs that cover the inside of this cup-like flower all form a picture of inner receptivity. No wonder it's called cat ears. The dear star tulip reminds me to nurture the feminine receptive soul within, what Dr. Carl Jung called the anima, that balance for the outer masculine persona, is one of the most important essences for us men, because we are conditioned to be doers, to measure our worth by what we can accomplish. And particularly in our 24/7 modern culture, Star Tulip carries an important message to take a break from the frenetic outer activity, to be quiet and listen within, to be a human being, not just a human doing. And now the Sacred Heart formula. E ora la formula Cuore Sacro, Sacred Heart. Very much working with how we relate to other people through our heart forces. Che ci parla di come noi ci relazioniamo con le altre persone tramite le forze del cuore. And one of the key essences in that formula is the bleeding heart. E una delle essenze chiave in questa formula è Bleeding Heart. And this one is used to help people who have lost a relationship, for example. E questo fiore viene utilizzato per aiutare coloro che, per esempio, hanno perso una relazione. But also people in a relationship who may be too enmeshed emotionally, too codependent on the other. Ma anche per quelle persone che si trovano all'interno di una relazione, ma sono troppo invischiate emozionalmente, emotivamente, e diventano dipendenti uno dall'altro. For example, we had someone who took the Sacred Heart formula and she had just broken up in a relationship. E abbiamo un caso di una donna che ha assunto questa formula e ha appena terminato una relazione. She said, I spent 3 days crying and writing amazing poetry like I had never written before. E ci ha detto che ha passato 3 giorni a piangere e a scrivere delle poesie che non avrebbe mai scritto prima. Afterward, I felt such a release from the sadness in my heart. E dopo, dice, mi sono sentita così sollevata, liberata dalla tristezza che mi portavo nel cuore. So this is a wonderful example of the difference between a flower essence and a pharmaceutical psychological drug. E questo è, per esempio, è un ottimo esempio della differenza che c'è tra un'essenza floreale e una medicina di tipo farmaceutico. So if somebody was upset by a breakup or relationship, they might take a drug that made them not feel that pain. E quindi una persona che si sente appunto addolorata per aver rotto una relazione, potrebbe prendere una medicina che un farmaco, diciamo, che le impedisca di sentire quel dolore. But with the flower essence, this person
felt her pain, but she was able to uplift it through poetry and go through the experience and then release it. Ma con l'essenza floreale questa persona è stata in grado invece di sentire quel dolore, di percepirlo e di collocarlo, trovargli un livello più alto, di uscire da quel dolore tramite la poesia e poter andare quindi avanti. And then as a result, the heart then is still open and feeling rather than shut down. E il risultato è che poi il cuore rimane aperto, continua a rimanere aperto anziché essere completamente chiuso, serrato su se stesso. So I'm going to complete this little presentation with a video made of the California wild rose. E ora completerò questa breve presentazione con un video che riguarda California Wild Rose. And this was a video made by a former employee of ours who had gone through a heartbreak. E questo è un video che è stato girato da una persona che prima lavorava con noi che ha avuto un attacco di cuore. And the theme of this video is that the rose has both the thorns and the flower. E il nucleo centrale del video, il nocciolo del video è che la rosa porta sia le spine che il fiore. And so the healing of the rose is not just some romantic idea of love, but a journey from thorns to blossoming. E quindi la guarigione della rosa è un percorso che passa, diciamo, appunto dalle spine fino alla piena fioritura del fiore. You're muted, Rosalia. So
Serena, mi puoi attivare l'audio per favore? Sì, abbiamo riattivato, Rosalia. Ok, grazie. Scusate, dovevo tossire, non potevo. And we take for questions. Ok, se avete delle domande sono qua. Ok, allora innanzitutto ci sono stati tantissimi iscritti che ringraziano per le immagini meravigliose dei fiori. Okay, so we have had many participants, and everybody is thanking you for the wonderful images about the flowers. Okay, so I want to say that I've made a little collection of videos with Italian subtitles. We're still working on perfection, but I will send you the link. E dice che ha fatto una selezione dei video con i sottotitoli in italiano e è appunto soltanto una selezione, stanno ancora lavorando per realizzarne degli altri. Sì, abbiamo già messo, anche lo dico per tutte le persone che ci stanno seguendo, abbiamo già messo il link qui in chat su Zoom prima, così possono vedere e anche scaricare i video con sottotitoli in italiano. Okay, Serena was telling me that she has already uploaded the link of these videos for all the participants to see, and so they can download them and follow the videos. Okay. Vi leggo le prime domande. Okay, allora, so here we go with the questions. Sì, allora, chiedono innanzitutto relativamente al Flora-Sleep. Chiedono, lavorerebbe molto bene in quelle persone che hanno risvegli notturni più che difficoltà ad addormentarsi, visto l'effetto sul sistema nervoso. Somebody is asking about the Flora, the sleep flourish formula, if it can work well also with people who who awaken many times during the night. Oh, yes. So, yes, we've had people who keep it by the bed when they're asleep, and when they wake up, then they take some to help them go back to sleep. Sì, dice, sicuramente è di molto aiuto. Abbiamo delle persone addirittura che se la tengono accanto al letto e che assumono la formula quando si svegliano e poi ritornano a dormire. As I've said, sometimes there's physical problems that keep people awake that need another solution, but this works when it's emotions and thoughts. Come dicevo prima, ovviamente ci possono essere anche dei problemi fisici che impediscono ad una persona di avere un buon sonno, ma se si tratta di problemi mentali o di emotivi, questa formula funziona benissimo. Poi vi leggo un'altra domanda, chiedono se maglia è simile a cerato, se potrebbe essere paragonabile. Somebody's asking if Madhya is similar to Serato, if they can be compared. Well, they're different. Sono diversi. Serato has to do with confidence in one's inner knowing. Cerato ha a che fare con la fiducia nella propria conoscenza interiore. So there is a similarity in the interior versus periphery. Quindi c'è una similitudine, una somiglianza in questo attitudine al andare verso l'interno piuttosto che verso l'esterno. But with Serato, it's other people's ideas, other people's opinions, which are overly influencing us. E nel caso di Cerato sono le opinioni, le idee degli altri che hanno un'eccessiva influenza su di noi. So, for example, somebody says, I knew better, but I did what the other person told me, but I really knew better. Quindi sono quei casi in cui uno dice, sì, sapevo esattamente, non so, cosa fare, ma ho preferito fare quello che mi ha detto quell'altra persona. Media is all kinds of distraction. E invece Madhya è per tutti i generi di distrazione. You're reading something on the computer and you click on a link and then you go to another link and pretty soon you forgot what you were looking for in the first place.
Perché magari sei al computer, stai leggendo una cosa, cioè, compare un link, vai a vedere in quel link, poi da lì ne vai a vedere un altro e alla fine non ti ricordi più che cosa stavi facendo all'inizio. Ok, poi vi leggo un'altra domanda. We have one more question. Chiedo quale formula è indicata nel caso di pensieri ossessivi con stati ansiosi e depressivi. Poi vado avanti se intanto vuoi tradurgliela. Somebody's asking which is the most suitable formula in case of obsessive thoughts with anxious and anxiety and depression. Questi pensieri ossessivi sono legati a un rapporto conflittuale di amore e odio vissuto da adolescente con il padre. And when these obsessive thoughts are linked to a very difficult relationship with the father during the adolescence, you know, a relationship of hate and love with the father during adolescence. That's the kind of question which is answered with an individualized formula in a therapeutic session. E questo è un tipo di domanda che a cui si può rispondere con una formula, diciamo, individuale, no? Quindi specifica per quella persona durante una seduta di terapia. But a person can start with one of the formulas, such as, for example, fearless for anxiety, to help bring enough calm so that further work can be done. Di fatto però si può utilizzare una delle formule per cominciare un po' il processo, come per esempio fearless, che calma il senso di ansia, no? E da lì poi proseguire. Poi volevo leggervi un'osservazione a ringraziamento che ha fatto la signora Patricia, che è collegata dal Brasile. And Serena is now going to read us a message thanking you from Patrizia, who is a lady who connected from Brazil. Oh, wow. Dice: conoscere i gesti dei fiori che rendono prezioso tutto per conoscere lo schema di utilizzo di ogni essenza floreale e non poterla dimenticare. Grazie mille Richard e grazie a tutti. She wanted to thank for having transmitted, let's say, the information about the gestures of the flowers who can allow you to understand the essence of the flowers. And this is a great source of insight. Oh. One of my joys in life is to do that. E questa è una delle gioie della mia vita. Fare questo è proprio una delle gioie della mia vita. Ok, allora noi non abbiamo ricevuto altre domande. Se per caso qualcuno è ancora collegato a qualche ulteriore domanda, ce le scriva pure in chat, così le leggiamo subito a Richard. Apparently there are no more questions. Serena was asking the audience if there are more questions they can write them in the chat so that we can pass them on to you. Well, I'm always available by email. In ogni caso io sono sempre disponibile via email. Ok, volevo ringraziare Richard per averci onorato di questa bellissima lezione e anche ringraziare tutti chiedendovi di iscriverci su quelle cose che vi possono interessare, in quanto questo è l'ultimo webinar della stagione prima dell'estate. I webinar riprenderanno verso l'autunno e quindi se avete delle proposte o degli argomenti a cui foste particolarmente interessati, vi manderemo a breve un questionario per scrivere quello che vi piacerebbe vedere o discutere. È stata un'esperienza, credo, quest'anno abbastanza importante che ci ha consentito di sopravvivere alla pandemia, anche da un punto di vista di un messaggio positivo che è venuto da questi webinar. E particolarmente da quelli che hanno parlato di floriterapia e della speranza di poter vivere nuovamente in un clima migliore per tutti.
Quindi, I would like to thank you, Richard, and I say that this is the last webinar. You conclude this season of webinar, and we will start again in autumn. And we would like to thank you and all the people that is attending the webinars, and I wish you all a happy summer. And I hope that this webinar will have the opportunity to enjoy and relax during this pandemic period, and live together without being oppressed for the magazine, the information, television, the bad things that we heard. Okay. Thank you again. Thank you, and thank you to Patricia. And we would like to have also information from the attendant in how to if they suggest something to discuss during the autumn, the next autumn period, this season. Okay. Okay. Well, thank you very much for this opportunity to share. Okay. Allora, grazie mille a tutti quanti per averci seguito. Ci vediamo con la prossima stagione dei webinar a partire da settembre-ottobre. Come ha già anticipato il dottor Marchiori, nelle prossime settimane vi invieremo per mail un questionario per chiedervi appunto gli argomenti che preferite vengano discussi, i relatori, quindi restate collegati sui nostri canali social, ci saranno tante novità nelle prossime settimane. E con i webinar invece ci rivediamo a partire dal prossimo autunno. Grazie mille, buona serata a tutti. A presto. Grazie a voi. Buona Bye serata. bye. Bye Richard, bye, thank you.